Fate la guerra, sciocchi, mortali. Distruggete i campi e le città, profanate i templi, i sepolcri e umiliate i vinti. Così facendo creperete tutti. Nel video precedente, partendo proprio da questo recente ennesimo conflitto tra Gaza e Israele, l'attacco disumano di Hamas, la massiccia reazione da parte del governo di Israele, l'esodo nella striscia e tutto il casino umanitario che ne consegue, si è discusso un po' della possibilità di disintossicarci dalla messa a fuoco violenta delle fonti di informazione, dell'importanza di disinnescare il circuito mentale del risentimento sociale, già a partire dal modo in cui recepiamo certe informazioni, da come le interpretiamo e dal modo in cui reagiamo a queste. E cioè dall'atmosfera sociale che contribuiamo a generare con il nostro esempio, nel nostro piccolo o nel nostro grande, dipende dalle possibilità che abbiamo. Abbiamo visto che sia il rancore che la compassione possono essere contagiosi se gli si dà la possibilità di esprimersi e propagarsi. Abbiamo cercato soluzioni, più che soluzioni in realtà condizioni che favoriscano l'abilitazione di altri circuiti mentali attraverso un atteggiamento meno compulsivo, meno viscerale, in grado di creare una certa attrattiva per la lucidità e in grado di seminare non solo idee, ma anche sentimenti di pace e sentimenti di desiderio di riconciliazione. Abbiamo visto l'importanza di denunciare con determinazione ogni forma di violenza e di discriminazione e di come questo si possa fare a partire da un'atmosfera affettiva oppure rancorosa, in modo dialettico oppure intenzionale. Dal punto di vista metodologico abbiamo menzionato il pessimismo tattico e l'ottimismo strategico e in questo video invece vorrei parlare della cultura della vendetta, molto radicata nelle nostre società occidentali e medio orientali e di come si manifesta in modo larvato, implicito, nascosto o in modo più esplicito e spudorato. Vorrei anche riflettere su che cosa significa oggi essere non violenti in un mondo violento e vorrei, se non si fosse già chiarito, fare tutto questo anche attraverso alcune letture, una piccola antologia di poesie e riflessioni di vari autori, con l'idea di passare per il cuore prima di arrivare alla testa. Eppure sappiamo, anche l'odio verso la bassezza distorce i tratti del viso. Anche l'ira per l'ingiustizia rende rauca la voce. Ah, noi che volevamo preparare il terreno per la gentilezza, noi non potemmo essere gentili. Ma voi, quando sarà venuto il momento in cui l'uomo sia un aiuto all'uomo, ricordate noi con indulgenza. E non so se ci riuscirò, il sospetto che sarà un video veramente lungo, ma sono tante le cose che ho nella testa e nel cuore e al limite lo dividerò in due, ancora non lo so, ma proviamoci. Lo spirito di vendetta. Amici, su nient'altro finora gli uomini hanno meglio riflettuto, e dov'era sofferenza sempre doveva essere una punizione. O intendiamoci, non è che in altre culture non esista il meccanismo della vendetta. Però in altre culture, vabbè, è anche un casino definire che cosa intendiamo per Occidente. Comunque per adesso datemela per buona e diciamo che, sebbene l'idea di vendetta ovviamente esista anche in altre culture, così come l'idea di dominio, l'idea di trionfo, di egemonia, basta informarsi, ci sono stati in certe culture episodi e circostanze comunque capaci di produrre un'estetica, dei significati, delle produzioni e soprattutto proposte, organizzazioni e movimenti significativi, che poi hanno anche animato gli spiriti più alti e sensibili dell'Occidente. Movimenti capaci di andare in direzione opposta a quella della vendetta,
È come se in certi orizzonti culturali, dove comunque troviamo la vendetta, esista in quel paesaggio la possibilità, la spregiudicatezza, la disinibizione mentale per pensarla diversamente. Mentre da altre parti sembra complicatissimo, quasi offensivo, anche il solo pensare di rinunciare alla vendetta, che viene opportunamente dissimulata da parole più graziose. Le persone come me, come voi, all'interno di questa cultura, faticano molto a mettere la discussione in certi termini. Ti esponi molto e fatichi molto a farti capire quando parli di riconciliazione di fronte a certe tragedie o a certi soprusi. Non pensiamo soltanto a Tolstoi, a Martin Luther King, a Gandhi e altre grandi anime provenienti da altre culture. Pensate, tanto per fare un esempio, alla reazione della cultura giapponese all'uso della bomba atomica, che non ha ancora fatto i conti con la storia, una cosa mostruosa ad opera degli Stati Uniti, mostruosa, ma mai messa allo stesso livello di altre crudeltà del Novecento. Qualcosa di tragico, sconcertante, ma in qualche modo, alla fin fine, tra il detto e il non detto, giustificabile, assolvibile. Ad ogni modo, la reazione della cultura giapponese, che un po' conosciamo perché ha esportato molta letteratura, manga, cinema e animazione, non sembra aver mostrato mai quel rancore sordo che ci si potrebbe aspettare in situazioni analoghe in altre aree culturali. Non sto dicendo che siano stati contenti o che non siano maturati interessi di Stato a posteriori. Non sto dicendo che non sia una ferita e che non esistano anche riflessioni grossolane in seno a quella cultura, ma non sembra esserne la cifra. Sicuramente considerano l'atomica come un crimine di guerra, ci mancherebbe pure. Ma ditemi se intravedete un qualche tipo di impaziente desiderio di rivalsa in merito a quel disastro. E non sto dicendo neppure che una cultura sia meglio di un'altra, ogni cultura ha le sue cose positive e le sue limitazioni, e probabilmente è proprio per questo interessante il dialogo tra le culture, per questo è così prezioso e arricchisce tanto. Dico solo che in questo caso forse possiamo imparare qualcosa da questa parte, o perlomeno incuriosirci, osservare, chiedere come è stata risolta, se è stata risolta, perché può darsi anche che mi sbagli, come è stata sistemata nella testa da queste persone. Quindi chiudiamo questa grande parentesi e chiediamoci che cos'è la vendetta? Cos'è questa idea tanto radicata di risolvere la sofferenza subita da te o dalle persone vicine a te, la tua famiglia, i tuoi compagni, i tuoi amici, il tuo popolo, infliggendola a coloro che l'hanno procurata? Da dove viene questa roba che pare tanto evidente, ma che secondo me non è stata osservata seriamente, non è stata mai fondamentata veramente, a parte dichiarazioni che somigliano più a degli slogan che a delle riflessioni. Che l'uomo sia redento dalla vendetta. Questo è per me il ponte verso la speranza suprema e un arcobaleno dopo lunghe tempeste. Da dove viene questa roba che non è mai stata messa in discussione alla radice? C'è un altro aspetto correlato a questo. Da un lato si cerca di ristabilire una sorta di equilibrio infliggendo un danno all'autore del danno, appunto. Dall'altro la convinzione, implicita o esplicita che sia, che se mi riconciliassi con un assassino, per esempio, o con una persona violenta, è come se gli stessi dando ragione, da un lato, e dall'altro è come se tradissi le persone che ne sono state danneggiate.
Vale la pena studiare questo meccanismo perché è questo a impedire l'abilitazione di nuovi circuiti mentali e di un'altra visione della realtà e di un nuovo modo di vivere insieme e di evolvere come specie, detto tra di noi. E è grossa sta roba perché per poterla discutere bene come meriterebbe dovrei mettermi contro l'intera costruzione mentale e culturale dalla quale provengo e nella quale sono immerso. È un tipo di sforzo non soltanto intellettuale, è uno sforzo percettivo, appercettivo, è anche uno sforzo emotivo enorme. Però l'impresa vale la pena per come la vedo io. Per come la vedo io, amici miei, non è con le discussioni di superficie che ne usciamo. Solo andando più in profondità alla radice abbiamo qualche speranza di costruire una nuova alba per l'essere umano. E se sta cazzo di alba non è ancora possibile, almeno illuminiamo la notte con un raggio di luna. E dai. Perché guardate, anche di noi stessi, che in fondo siamo buone persone, o perlomeno non ci consideriamo persone violente. Non credo che persone con idee e sensibilità violente seguano questo canale. Ok, siamo buone persone, siamo non violenti. Eppure, di fronte a certe pressioni o all'impeto di determinate circostanze improvvise, se qualcuno o qualcosa mettesse in pericolo certi equilibri nella nostra vita, o se quello che è nostro o a cui siamo molto legati ci venisse strappato via, come potremmo reagire? Di fronte a una forza soverchiante magari conterremmo la nostra violenza, ci tratterremmo trasformandola in risentimento. In quel caso metteremmo sotto vuoto odio e rancore, come le conserve, che si manifesteranno inizialmente con fantasticherie e sogni a occhi aperti dove immaginiamo scene nelle quali si compie il nostro regolamento di conti, in attesa del momento opportuno, se mai ci sarà, per avere una rivincita e prevalere. E in tutto questo c'è sempre una costante. Abbiamo ragione noi, cosa statisticamente molto improbabile, ma è così. Abbiamo sempre ragione noi. È sempre la parte opposta ad avere sbagliato e ad essere violenta. E siamo sempre noi a trovarci dalla parte giusta. Pensa che culo. Costretti, nostro malgrado, a usare la violenza. Che ce vuoi fa? Me provocano. E sta benedetta storia della vendetta affonda le sue radici in un tempo molto lontano, precedente l'episteme giudaico-cristiano-islamica e precedente gli stessi codici di Hammurabi e Urnammu con cui si cercò di disciplinare la proporzione dell'atto vendicativo. Sì, Urnammu sembra una cosa strana, a metà strada tra il sardo e il romanesco, ma si chiama così, non ci si può fare niente. E forse, sempre cercando nelle radici, troviamo questa storia della vendetta già nel poema di Gilgamesh e in Egitto con Horus che vendica il padre Osiride, ma per queste cose vorrei mettere in mezzo un amico mio che è più bravo di me con i miti radice. Magari in un prossimo video, se riesco a metterlo davanti a una telecamera, perché lui è proprio pazzesco. È bravissimo, però tocca lavorarselo. Ci provo. Pietro. Comunque, tornando a noi, visto che ormai siamo finiti alle popolazioni mesopotamiche, e già lì possiamo assistere alla vendetta come tentativo di ristabilire l'equilibrio perduto, risarcire l'onore, la dignità dell'offeso e l'ordine divino diventa ordine umano, come in cielo così in terra, e quindi quando in terra si commette omicidio, furto, violenza, imbroglio,
Si sta mettendo in pericolo non solo l'ordine sociale, ma anche e soprattutto l'ordine cosmico retto dagli dei. E quindi questo squilibrio deve essere riequilibrato con una punizione, cioè una compensazione dove l'azione del colpevole viene a ritorcersi contro di lui. Questa punizione verrà sostituita progressivamente dalle garanzie degli stati di diritto. Quindi la vendetta prenderà nuove sembianze, trasformandosi in risentimento, quindi contenuta e confinata apparentemente ai margini della società civile, ma in realtà culturalmente sempre viva e in buona salute. Troverà rifugio nell'estetica, in certi tipi di arte, dapprima nelle fiabe, poi in pittura, letteratura e infine del tutto indisturbata sbarcherà nel cinema. La lista è lunghissima, da Kill Bill a Dogville, ma il tema è presente un po' ovunque. Nei manga, negli anime, nelle serie c'è anche il genere, il revenge drama. Ma soprattutto qual è la vera natura della vendetta? Abbiamo provato a indovinare quale funzione possa svolgere, ma dove affondano le radici che la giustificano? Anche se ha bisogno di presentarsi con altre parole, nessuno la chiama più vendetta ormai, ma è di quello che stiamo parlando. Cambiano le parole perché si adattano ai nuovi tempi, a dei nuovi perbenismi, ma non cambiano i significati e non cambia il desiderio di rivalsa, la voglia di farla pagare a chi ci ha fatto male o la voglia di vedere queste persone cadere in disgrazia. Io non sopporto le ingiustizie, dicono alcuni. E sì, è giusto, le parole sono giuste, magari anche le circostanze. Ma certe volte si ha la sensazione che dietro a questa nobile missione di fare giustizia o di mettere le cose in chiaro, ci sia qualcos'altro, qualcosa che era uscita dalla porta per poi rientrare dalla finestra. Alla radice io credo... Non è facile perché avete visto che quando riuscite ad andare più in profondità in una questione, perché magari i sensi e la mente vi accompagnano, finite per tirare fuori dal pozzo una serie di cose che prima non sospettavate e rimanete sorpresi. Non solo vi sembra di capire una questione puntuale, ma questo vi porta a cambiare la vostra visione delle cose. È come assistere a un'altra realtà che prima non si vedeva. Io sospetto che la vera conoscenza in realtà non sia trovare qualcosa, come se si trattasse di ottenere informazioni aggiuntive che prima non avevamo. Io sospetto che sia una complessa e affascinante opera di trasformazione del mondo interno e di quello esterno, che poi è lo stesso. Comunque, scusate la divagazione, tornando alla radice della vendetta, io credo che in qualche modo abbia a che vedere con la retribuzione dell'azione, da quelle parti lì, che pare qualcosa di ancestrale e che è una declinazione di quella stessa cosa che forse non ha un nome, che a volte si manifesta come merito, altre volte come colpa o responsabilità, se si vuole essere più civili, ma spesso quando si usa questa parola non si pensa veramente alla responsabilità, ma alla colpa. Solo che ci si vuole dare un contegno più da persone ragionevoli. Perlomeno a me succede così, fin tanto che non me ne accorgo e finisco poi per smascherarmi da solo. E stavo dicendo, sto divagando tanto oggi, scusatemi davvero. Dicevo che questa cosa che non ha nome si può manifestare come merito o come colpa, come premio in questa e in un'altra vita o come castigo in questa vita o sotto forma di minacce dell'oltretomba.
Quindi giusto e sbagliato, meriti e colpe, premi e punizioni, elogi e biasimi, tutti meccanismi polari della stessa struttura. E struttura di cui la nostra cultura è pervasa, da come funziona la giustizia all'educazione, nei rapporti umani e nelle tante mimesi e travestimenti della vendetta, la vendetta privata, la vendetta istituzionale, gli istituti penali, la pena di morte, fino ad arrivare alle nostre reazioni in mezzo al traffico o se qualcuno non rispetta la fila, che potrebbero innescare una risposta dall'inconfondibile retrogusto dannata di vendetta doc. Disarcionare questa predisposizione è impegnativo, tocca corde molto profonde della nostra cultura, tocca i filtri stessi con i quali osserviamo la realtà. E quando si tratta di filtri, non dici sono filtri, sono credenze, sono radici culturali. No, per te quella è la realtà stessa. Se inizi a dire queste mie credenze, questi bias che mi ritrovo, è perché già stanno smettendo di operare come tali, già stanno cessando di esercitare il loro potere suggestivo, ed è proprio a questo che dobbiamo puntare. Dobbiamo puntare a intravedere un nuovo orizzonte e credere possibile, magari non realizzabile adesso, ma credere possibile, cazzo, auspicabile e necessaria una società del futuro senza colpevoli né punizioni, sia per gli individui che per i popoli e le nazioni. Andando al di là della cultura del dominio e del trionfo, ma basta, aspiriamo a una cultura della riconciliazione, della solidarietà, della comprensione. In che modo l'essere umano vincerà la sua ombra? Forse fuggendola? Forse lottando incoerentemente contro di essa? Se il motore della storia è la ribellione contro la morte, ribellati ora contro la frustrazione e la vendetta. Smetti per la prima volta nella storia di cercare colpevoli. Tutti sono responsabili di ciò che hanno fatto, ma nessuno è colpevole di quanto è successo. Chissà che non si possa dichiarare in questo giudizio universale non ci sono colpevoli e si stabilisca per ogni essere umano l'obbligo morale di riconciliarsi con il proprio passato. Questo comincerà in te, qui ed ora, e tu avrai la responsabilità di farlo continuare fra coloro che ti circondano, fino ad arrivare all'ultimo angolo della terra. Notate come la vendetta vada oltre la semplice violenza, o meglio, sembra essere una specializzazione della violenza. Non è una semplice esplosione catartica o, a seconda dei casi, desiderio di prevaricazione. Nella vendetta ci si dedica in modo più o meno dissimulato a punire, cioè a far soffrire il colpevole. Certo, non lo si può esplicitare così brutalmente come si faceva qualche secolo fa. Nel frattempo siamo diventati persone civili e quindi parliamo di giustizia, di deterrenza, di prevenzione. Ma se guardiamo le azioni e non tanto le parole, le azioni, siamo sempre là, ancora bloccati lì. Si crede che la vendetta darà sollievo alle proprie ferite e ristabilirà in qualche modo l'equilibrio perduto, l'onore, la dignità o una perdita, ma questo dura molto poco. Si produce una distensione catartica e si ricomincia a soffrire. Anzi, peggio, perché così facendo ho confermato e sottolineato la mia prigione e la mia infelicità. Inoltre, per poterla assaporare sta vendetta, devo sperimentare in me la punizione e la sofferenza che infliggo all'altro.
Devo immaginarmi, devo calarmi, devo rappresentarmi la sofferenza e l'umiliazione dell'altro. In qualche modo devo viverla anche dentro me stesso, se no dove sta il gusto? Devo portare l'inferno nella mia coscienza, illudendomi che non riguardi me, ma l'altro. È in questo modo che mi incateno. E così, vendicandomi o comunque prendendomi una rivincita, la sensazione interna di sofferenza, invece di diminuire, aumenta. E per quanto io lo possa nascondere a me stesso, per quanto io possa essere approvato socialmente dagli altri perché ho fatto la cosa giusta, mi sono fatto rispettare, quella sofferenza e quella contraddizione continuano ad agire in me stesso e nella società. Figuriamoci poi se il meccanismo punitivo compensatorio della vendetta viene messo in atto da intere nazioni verso altri popoli. E probabilmente con la vendetta, con la rivincita, con la rivalsa, uso anche altre parole perché temo che la parola vendetta suoni così cinematografica da dare l'impressione che riguardi soltanto pochissime persone. E con la rivalsa, dicevo, è come se cercassi di ricostruirmi una certa identità che è stata minacciata, rimettendo un po' le cose al loro posto. Di che identità si tratta? Penso che dipenda dai casi. Nei casi più grossolani sembra essere un'identità autoritaria o un'identità dominatrice che si sente il bisogno di riaffermare. Riaffermare e ricostituire ad esempio il proprio controllo sull'altro, su colui che ha messo in discussione o ha negato questo controllo. Altre volte no, altre volte è una violenza gratuita o un sopruso che vogliamo vendicare, che non possiamo lasciar correre, non lo possiamo mollare. C'è un tema di riflesso possessivo anche in questo meccanismo. Allora, se vogliamo superare questa spina nel cuore, che è il desiderio di vendicarsi, dobbiamo cercare di andare oltre, più che pretendere di risolvere un'ingiustizia, perché non si può risolvere quello che non può essere risolto. Ma possiamo cambiare i significati di quello che è successo. Ma per cambiare i significati devono cambiare le valorizzazioni, devono sorgere cose ancora più importanti di chi ha ragione e chi ha torto. Bisogna desiderare qualcosa di ancora più importante, anche a costo di fare un passo indietro. Qualcosa di più importante come per esempio la pace con se stessi e con gli altri o la fratellanza tra i popoli, ma questo non lo si può fare per decreto. E allora con molta pazienza dobbiamo iniziare a seminare. Gli spiriti più alti di questa epoca devono iniziare a farsi sentire anche a rischio di essere fraintesi o di essere presi per strambi. Bisogna educare alla compassione, alla lucidità mentale e alla riconciliazione. E capire che le azioni non sono tutte uguali, non sono tutte uguali e non mi riferisco ai risultati, mi riferisco al fatto che alcune azioni mi fanno evolvere e altre mi fanno regredire. Alcune azioni accendono in me un fuoco sacro, mentre altre lo spengono. Ci impegniamo, noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che gli altri si impegnino per noi, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza cercare perché non si impegna. Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci facciamo nuovi, ma imbarbarisce se scateniamo la belva che c'è dentro ognuno di noi. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita,
una ragione che non sia una delle tante ragioni che bene conosciamo e che non ci prendono il cuore. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo. Nel video precedente dicevo che è importante osservare con calma non solo cosa succede lì fuori, ma anche cosa mi succede internamente. E quello che mi succede internamente non è un'esperienza isolata, ma in relazione alla cultura nella quale mi sono formato e dalla quale è difficile prescindere. Penso quello che l'epoca e il contesto culturale pensa, sento quello che l'epoca e il contesto culturale sente e dico e faccio quello che l'epoca e il contesto culturale dice e fa. Voglio dire che tutto questo agisce come filtro attraverso il quale accolgo la realtà, che sia in adesione o in rifiuto con questa realtà, attraverso l'accordo o il disaccordo o il ripiegamento, è lo stesso, sono tensioni diverse della stessa morfologia psicosociale. Tutto questo agisce come filtro e quindi se qualche speranza ho di uscire da questo determinismo è imparare a osservare meglio i filtri che uso, altrimenti la mia esperienza sarà simile alla superstizione, credendo vero quello che in realtà sto mettendo io più il paesaggio nel quale mi sono formato. Quindi, superare la vendetta significa, prima di tutto, diventare consapevoli delle credenze profonde che permeano la nostra cultura, che sono la base del trasfondo psicosociale odierno. Per metterle in discussione dobbiamo viverne il fallimento e quindi scegliere quelle risposte costruttive che curano la sofferenza in noi e negli altri e creano nuove condizioni mentali, psicologiche, culturali affinché certi comportamenti non trovino il contesto per ripetersi. La non violenza è uno stile di vita, una ricerca del sacro, la manifestazione di ciò che è davvero umano. Non è semplicemente un atto politico, è soprattutto un atto morale, è la ricerca di un nuovo essere umano, è la presenza del futuro, è l'incontro con un essere che ancora non è. La non violenza è la forza che trasformerà il mondo, perché trasformo me stesso per non diventare come quello contro cui lotto. Mi sento tutti i giorni obbligato e pressato a prendere parti, a prendere posizioni che non mi piacciono. Farò il vuoto al potere. Migliorerò me stesso perché smetta di interessarmi. Supererò i miei desideri di potere. Imparerò a retrocedere e cercherò di far sì che la mia azione mostri qualcosa che ancora non esiste, ma che esisterà nel futuro. La mia azione annuncerà il mondo che verrà, l'essere umano del futuro. Dopodiché il mondo sarà quello che sarà, ma noi avremo fatto la nostra parte. Avremo visto il futuro e ingigantito l'anima e soprattutto avremo disertato dall'infelicità di questo sistema di valori decadenti, dove fazioni apparentemente diverse e in contrapposizione tra loro partecipano della stessa forma mentale violenta, forma mentale che sta alla radice di tutto ma che difficilmente è avvertita o percepita. È un sistema che alimenta emozioni viscerali che girano intorno alle paure primarie, promuovendo il desiderio possessivo e le diverse forme di violenza fisica, economica, sessuale, psicologica, etnica, religiosa, eccetera. È un sistema inteso nel senso di uno stile di vita, credenze, insiemi di valori, ideali di felicità, eccetera, che fa perdere la capacità di critica e autocritica, sostituendo le riflessioni con le opinioni.
Si adottano quelle a disposizione, a pronto consumo, che siano degli opinionisti del sistema o dello scenario antagonista, è assolutamente uguale. La comunicazione umana diventa a senso unico e assomiglia sempre di più a un comunicato stampa. Non so se vi è capitato di avere questa sensazione quando parlate con qualcuno. Pratichiamo forme di protesta sociale addomesticate, oppure di ribellismo compulsivo, spostandoci sempre più perifericamente da noi stessi e dal nostro centro di gravità. La libertà e la felicità dei popoli e le soluzioni ai conflitti sociali e internazionali si limitano alla scelta tra poche sterili, miopi opzioni di portata immediata, purché non mettano in discussione nulla degli interessi che sono già in gioco. È un sistema che gira così, come ha scritto un mio amico, e genera fazioni incoraggiandone la divisione e il confronto, produce conflitti, monopolizza, concentra, verticalizza, minaccia, discrimina, amministra le contrapposizioni e gli antagonismi, le proteste, le vendette, le ricompense e i castighi. Che facciamo allora? Perché noi siamo parte di questo sistema, non necessariamente complici, ma ne siamo parte. E come può una parte di un sistema modificare il sistema che la sta includendo e condizionando? È probabile che il cambiamento, come sempre nella vita, arrivi proprio dalla direzione verso la quale non stiamo guardando. Ma com'è possibile? È possibile perché i veri cambiamenti non rispondono alle aspettative delle persone, ma a certe necessità più profonde che spesso passano inosservate anche se mandano i loro segnali. Quindi, ripetendo la domanda, che facciamo? Mettiamoci in ascolto, perché arriveranno tempi migliori. Arriveranno tempi migliori, facciamo quello che possiamo, d'accordo a quelle che sono le nostre virtù e la nostra vocazione, non isoliamoci, proviamo insieme ad altri a generare una buona conoscenza e una buona sensibilità, accompagnando i venti più evolutivi di questo momento storico complicato, perché, anche se non sembra, stanno soffiando. Stanno soffiando e arriveranno tempi migliori, ma dobbiamo metterci in ascolto. Lo scoraggiamento degli esseri umani audaci e solidali ritarda il cammino della storia. È comunque vero che c'è bisogno di agire, indipendentemente dai risultati che si possano ottenere, fare qualcosa. Ma è anche vero che dietro ogni azione opera una interpretazione del mondo, un'interpretazione della vita, degli eventi, delle priorità e della direzione delle nostre scelte. E questa interpretazione agisce sia che ce ne rendiamo conto che non ce ne rendiamo conto. Buon per noi se ce ne rendiamo conto. Buon per noi se ce ne rendiamo conto per non ripetere gli stessi errori che critichiamo e per evitare di essere manovrati da certezze che non abbiamo scelto. Di questo abbiamo cercato di parlare in questo lungo video e pace nel cuore e luce nella comprensione per tutti voi. Che cazzata la guerra.